Ciao a tutti e benvenuti all'8º appuntamento della mia serie 23 Days of Christmas. Come sapete ho una vera passione per i biglietti di auguri fatti a mano, per questo nel video di oggi ho deciso di mostrarvi un modo semplice e creativo di utilizzare i bottoni come decorazioni per le vostre card. Ecco alcuni esempi. Non sono carine? Se anche voi volete provare a realizzarle non dovete fare altro che seguire il mio tutorial. Per la prima card utilizzeremo un cartoncino Havana ripiegato e dei bottoni verdi per creare un albero di Natale stilizzato. Iniziamo disponendo i bottoni sulla card per avere un'idea dello spazio necessario. Procediamo poi incollandoli su 4 file utilizzando la colla a caldo. Sulla prima fila incolleremo 4 bottoni, sulla seconda 3 bottoni, sulla terza 2 e per finire un solo bottone sull'ultima fila, proprio come vedete. Ora incolliamo sulla cima un bottone di un altro colore per dare l'effetto del puntale. Io ne ho scelto uno giallo a forma di fiore che mi sembrava perfetto. Per creare il tronco del nostro albero utilizziamo del cartoncino marrone. Con la matita disegniamo la forma in modo che sia proporzionata e procediamo a ritagliarla. Dopodiché andiamo ad incollarla sulla nostra card in questo modo. Per decorare il nostro albero possiamo utilizzare dei bottoncini di diversi colori oppure degli adesivi come questi che ho scelto io e andiamo ad incollarli sull'albero come fossero palline di Natale, in questo modo. E voilà! Ora andiamo a tracciare una linea tratteggiata sui contorni del biglietto utilizzando una penna gel bianca in modo da rendere il tutto più rifinito. Tada! Fatto! È il momento di dedicarci al sentiment, ovvero alla scritta. Utilizzando dei timbri andiamo a creare un banner che ci servirà come base. Poi, utilizzando un altro timbro, inseriamo una scritta all'interno del banner, in questo modo. Procediamo poi a ritagliare il banner. Ovviamente, se non possedete timbri adatti, potete disegnare il banner ed inserire la scritta a mano libera. Per portare il banner a rilievo, ripieghiamo le due estremità e andiamo ad incollarlo sulla card utilizzando dell'adesivo dimensionale, proprio come vedete. E voilà! Per finire ho deciso di riempire lo sfondo del biglietto che mi sembrava un po' vuoto disegnando dei pois bianchi in modo da creare l'effetto della neve, ma è un passaggio assolutamente opzionale. Ed ecco qui la nostra prima card finita! Per il secondo biglietto utilizzeremo la stessa tecnica per creare una ghirlanda. Procediamo perciò incollando i bottoni verdi in forma circolare, proprio come vedete. Ora, aiutandoci con una forchetta, creiamo un piccolo fiocco con del nastro rosso. Avvolgiamo il nastro all'esterno dei rebbi della forchetta e andiamo ad annodarlo inserendolo fra i rebbi centrali, proprio come vedete. Ritagliamo il nastro in eccesso e il nostro fiocco è pronto. Adesso, utilizzando la colla a caldo, inseriamo il fiocco nella parte alta della ghirlanda, in questo modo. E voilà! Volendo possiamo decorare la ghirlanda aggiungendo dei bottoncini rossi. Il risultato sarà molto più ricco e colorato. Ecco qui! Come abbiamo già fatto sulla prima card, andiamo ora a tracciare una linea tratteggiata sul contorno e incolliamo il banner con la scritta in alto. E voilà! Per finire disegniamo dei piccoli pois bianchi sullo sfondo in modo da riempirlo
E anche la seconda card è pronta. Sulla terza card useremo i bottoni come ornamenti natalizi, perciò più saranno colorati, più divertente risulterà il nostro biglietto. Come vedete io ho scelto dei bottoni a pois e a strisce in colori diversi. Come primo passaggio andiamo ad incollare il banner nella parte bassa della card. Questo ci permetterà di valutare meglio gli spazi. Procediamo poi tracciando una linea tratteggiata mantenendo almeno 1 centimetro di distanza dai bordi, proprio come vedete. Possiamo ora incollare i bottoni al centro della card mantenendoli ad altezze diverse, in questo modo. Utilizzando la penna gel bianca disegniamo ora dei piccoli fiocchi ed una linea tratteggiata su ogni bottone, in modo da creare l'effetto delle palline di Natale. E voilà! Anche la terza card è finita! Ed ecco qui le nostre card pronte per essere consegnate. Se questa idea vi è piaciuta non dimenticate di cliccare mi piace e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Vi ricordo inoltre che sul mio blog troverete altre immagini di questi biglietti insieme alla lista completa dei materiali che ho utilizzato con indicazioni per reperirli online. Il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Se poi deciderete di provare a creare le vostre card con bottoni, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati utilizzando l'hashtag craftingwithjujitsu. Per oggi è tutto, io passo e chiudo e vi aspetto domani con un nuovo video. Ciao! Woo! Ciao a tutti e benvenuti al 7° appuntamento della mia serie 23 Days of Christmas. Oggi vi mostrerò come dare nuova vita a delle vecchie palline di Natale rovinate decorandole in modo creativo. Ecco il mio risultato. Per questo progetto ci serviranno